Ciao amici, oggi nel video non vi porto a vedere solo 2 metri, ma ben 4. E sarà una puntata in crossover con il mio amico Maurizio. E andiamo! Banco de Reservas ha inaugurato un murale che mette in risalto elementi dell'identità dominicana nella stazione Santo Domingo della metropolitana di Madrid, nell'ambito del programma culturale che sta sviluppando in occasione di Fitur 2022. A questo proposito, il direttore generale dell'Istituto Finanziario, Samuel Pereira, ha ribadito la sua fiducia nel fatto che migliaia di turisti continueranno ad arrivare nella Repubblica Dominicana, per i quali la banca continuerà a dedicare tutti i suoi sforzi insieme al governo, e ha sottolineato che, per la Banca dei Dominicani, è un dovere dare priorità all'attrattiva e alla validità del patrimonio naturale e culturale nel mondo. Da parte sua, l'ambasciatore Juan Bolívar Díaz ha affermato che il murale costituisce un altro passo nella riaffermazione dei legami di amicizia e delle relazioni tra la Repubblica Dominicana e la Spagna. Ha ritenuto che l'opera rappresenti i segni più vivi della cultura dominicana, a partire dalla musica, passando per gli emblemi più notevoli dell'ambiente, le spiagge, la flora e la fauna, e l'invito della grande meta turistica che il paese offre. Il presidente della metropolitana di Madrid, David Pérez, ha espresso la sua gioia per la scelta della stazione di Santo Domingo per l'installazione del murale che promuove le attrazioni dominicane alle migliaia di persone che da 2 anni transitano per la struttura. Il murale dipinto su vinile è lungo 4,2 metri e alto 1,70 metri ed è stato realizzato tra il 10 e il 17 gennaio dagli artisti dominicani Wanda Cortorreal e Gerson Rodriguez, residenti in Spagna, e curato da Héctor Luis Farias Bautista, esperto di turismo culturale. Il programma culturale di Banreservas include la decorazione di 9 immagini di grande formato di 9 opere di Paul Guidicelli, considerato il padre del modernismo, durante il cocktail party offerto da Banreservas agli investitori spagnoli. Bella ragazzi, qua è finita la mia puntata, passo la parola a Maurizio. Andiamo! Grazie Lorenzo per la linea, andiamo va. La stazione della metropolitana carpetana è situata nel quartiere di Vista Alegre a Carabanchel e deve il suo nome all'antica Carpetania, ossia la regione abitata dai popoli della penisola iberica a metà del primo millennio a.C. Nel corso degli anni, tutte le linee della metropolitana madrilena furono ampliate e durante gli scavi in alcune stazioni, inclusi Carpetana e Principe Pio, apparvero resti archeologici e persino dei fossili. Alla fine degli anni 2000, durante i lavori della stazione Carpetana, vennero scoperti moltissimi fossili di flora e fauna risalenti al Miocene, cioè il periodo geologico iniziato 23 milioni di anni fa e terminato 5 milioni di anni fa. Questa scoperta ha dato modo ai paleontologi di ricostruire il paleoambiente di Madrid. Circa 15 milioni di anni fa, il territorio in questa parte della Spagna si presentava arido, simile a una savana, popolato da antichi elefanti, felini, ippopotami, giraffidi, tartarughe giganti, un cavallo antico, rinoceronti e cinghiali, per citarne alcuni. Ma com'è nata l'idea del museo alla stazione di Carpetana?
Dopo la sensazionale scoperta, si è reso necessario decidere cosa fare dei fossili. Così è stato optato di creare un museo in questa stazione che rappresenti i resti trovati in questo sito. Flora e fauna miocenica sono state ricostruiti in 2 siti verticali, accompagnati da pannelli informativi. In questa stazione, con il tempo quindi, è stato creato una sorta di diorama museale in cui all'ingresso si possono vedere diversi spazi naturali, ricostruiti con l'aspetto che avrebbero dovuto avere questi animali e l'ambiente naturale in cui vivevano milioni di anni fa. Per visitare questo museo bisogna entrare nella stazione della metropolitana di Carpetana ed è totalmente gratuito. Ci si può arrivare sia in metro con la linea 6 che con il bus urbano e i suoi orari sono dalle 6 del mattino alle 2 di notte. Un museo simile si trova nella stazione di Principe Pio. Come nel precedente sito, durante i lavori di scavo effettuati nei sotterranei e nei tunnel di accesso vicino alla Puerta de San Vicente, per la costruzione dello svincolo dei trasporti Principe Pio, sono stati rinvenuti nel secondo seminterrato dello svincolo Principe Pio diversi fossili di flora e fauna del Miocene medio, ossia con un'età compresa tra i 15,6 e 14,1 milioni di anni circa. Come nel caso precedente, è stato deciso di realizzare un museo sullo svincolo Principe Pio. Il museo è stato dotato di un allestimento in cui è possibile ammirare una replica della mascella di un antico rinoceronte simile a quella trovata nel sito. In più sono state rinvenute strutture archeologiche appartenenti alle fondazioni dell'asilo de las Lavanderas e le successive fontane monumentali installate in questo spazio madrileno almeno dal XVII secolo. Il sito paleontologico ci si può arrivare con la metro linea 6 e 10, il treno e il bus. Il museo è aperto dalle 5 del mattino all'1 della notte. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.